Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi viene da ridere, però sono serio. Sono felicissimo, non sto più nel mio cappello perché è uscito il nuovo Phaser. Non l'hanno ancora annunciato, io sono il primo su internet ad annunciare il nuovo Phaser 2021. È una svolta decisiva. Dopo 7 anni che non viene più prodotto, c'è il disegno del nuovo Phaser, adesso lo vedremo insieme. In realtà non esce nulla, stanno facendo uscire un sacco di moto, anche quelle che e tranne il Phaser, ok? Non c'è traccia di un progetto per il nuovo Phaser. E perché? Perché mi chiedo io? Perché in casa Yamaha non hanno voluto fare a meno di una Sport Touring? E il Tracer, la nuova Sport Touring, come fa ad essere il Tracer? Mi spiegate com'è possibile che il Tracer sia una Sport Touring? Tracer 900 Sport Touring, eccole qua. Sì, la Tracer è tra le Sport Touring. È una moto che si assomiglia molto più a un Super Tenere. È una moto da viaggio, è un crossover, moto crossover. Vediamo cosa viene fuori. Crossover. Questo è un crossover. Oggi voglio fare con voi un esperimento. Voglio trasformare la Tracer nel nuovo Phaser. In tutti questi anni non ho ancora trovato una valida alternativa al Phaser. Ho trovato il 1000SX del Kawasaki. Cosa dovrei prendere? Uno ZZR 1400? Cosa dovrei prendere? Una BMW XR 1000? È comunque un crossover. Non esiste. La moto che vorrei non esiste. E la moto che vorrei è il Phaser. È il Phaser nuovo. E adesso lo vado a disegnare. Lavoreremo insieme con Photoshop. Allora, devo partire dal Tracer 900. Dimensioni mettiamo grandi. Ok, partiamo da questa. Allora, questo è il Tracer 900 originale. 1500. Ok. Allora, in un'altra scheda di Photoshop mi voglio tenere anche la fotografia del Phaser 800 nero. Copia immagine, lo voglio qui. Intanto quello che notiamo subito è l'altezza dell'avantreno del Tracer. La rende proprio come se fosse un Tenere, un Super Tenere. Allora andiamo ad abbassare l'assetto del Tracer, perché una Sport Touring, analizzando il termine, è una moto sportiva che viene utilizzata anche per viaggiare. Quindi non so, pensate alla Super Sport della Ducati. Stavo scrivendo della Ducati. Ok, per darvi un'idea, io non sono un ducatista, ma vi dico, questa, porca puttana, questa è una Sport Touring. Questa, non questa. Va bene, andiamo avanti. Quindi andremo ad abbassare l'avantreno del nostro Tracer. Ok, così ci piace. Forse ho esagerato troppo, anziamo un pochettino. Ok, poi un'altra considerazione: una Sport Touring non può avere gli specchietti sul manubrio, dai. Non può avere gli specchietti sul manubrio una moto sportiva. Anche questo via non si può vedere proprio. Via. Ora andiamo a prendere gli occhioni del Phaser. A me piacciono molto. Ricordano gli occhioni dell'R1 2009 e anche 2007. Ragazzi, questi erano i veri musetti. I fari della Tracer, guardate com'è. Dai, ma cosa sono questi robini piccolini così? Dai, va bene. Allora prenderò questi, l'immagine un po' più sgranata. Ok, allora intanto togliamo questo cupolino brutto. Ok, posso lasciare il navigatore, guardate. Ok,
Ok, che inizia a prendere forma il nostro phaser 2021. Iniziamo a togliere le scritte tracer 900. Oh, perfetto, perfetto. Abbiamo salvato il suo navigatorino. Un'altra cosa che cambierei è il manubrio. Il manubrio di alcune sport touring, citerei il VFR, il K1300 della BMW, hanno i semi manubri rialzati, quindi vale a dire che il manubrio sta un po' più sconnesso e un po' più giù, non è troppo alto da endurona. Vorrei mettervi in un livello superiore sempre quella che era il tracer iniziale, in modo tale da guardare volta per volta le differenze. Allora, come portatarga mi piacerebbe un qualcosa simile alla Ducati Scrambler, strumenti, immagini grandi. Perfetto. Di qua andiamo a prenderci il portatarga. Mamma mia, sta venendo fuori. Ora vediamo un po' che si può fare con questi cerchi da bicicletta. Guardate quanti raggi. Allora, prendiamo dei cerchi proprio belli. So, GSXR, K7 cerchi, mi piacciono. Va bene, dai, prendiamola dal GSXR. Ma sì, ignoranza pura. Ok, tanto riprendiamo ogni volta anche l'altro. Ok, così ogni tanto la switchiamo per capire effettivamente da dove siamo partiti. Poi un'altra modifica che farei è la sella. Prendiamo un esempio della Super Sport Ducati. Questa sella ci piace molto. Proviamo a copiarla. Iniziamo a ragionare. Queste maniglie dell'amore le togliamo, tanto si potrebbero anche mettere optional. Questi tre collettori li metterei in linea per risparmiare un po' di spazio in altezza. Sempre meglio. Ok, adesso manca il logo del phaser. Secondo me serve un revival. Il vero logo del phaser è questo. Infatti se lo cercate viene fuori sempre il vecchissimo e il mezzo e mezzo. Quello nuovo, ovvero della mia, che sarebbe quello con la riga in mezzo, non viene fuori da nessuna parte, che sarebbe questo qua. Ok, lo facciamo in un bel giallo fluo. Poi questo qua lo renderei ancora più ricordiamoci sempre da dove siamo partiti. E poi soprattutto, visto che abbiamo inclinato il cupolino, dobbiamo ritagliare qua lo spazio per il manubrio, perché sennò non gira. Anche un po' più basso, direi. A questa moto secondo me serve una carena
troppo scarenata ancora. Allora cosa possiamo prendere? Non so, ZZR 1400 mi piace molto, però è molto riconoscibile. Proviamo? Proviamo. Strumenti, dimensioni grandi. Ciao, prendiamo questa che è bella grande. Ok, gli togliamo la saturazione per il momento perché la vorrei tenere abbastanza neutra. Bene, inizia a prendere forma, mi piace. La parte serbatoio carina, bella possente, poi la parte dietro è molto snella. Le conferisce secondo me ancora più aggressività. Bisogna fare qualcosa per questo codino. Il codino, vediamo BMW XR1000, cosa si può prendere? Magari il vecchio, perché il vecchio XR aveva il codino un po' più piatto e snello. Il serbatoio dell'XR devo dire non è male, mi sa che ruberei anche quello. Codone ci piace, proviamo. Allora, sempre senza il parafango portatarga. Ok, andiamo a vedere di montarla qua. Direi che ci sta. Ha anche le maniglie dell'amore che effettivamente in una moto del genere potrebbero tornare utili. La inclinerei un pochettino. Ma direi che potremmo esserci sì. Finito qui. Il Tracer è un 3 cilindri. Io sto trasformando il Tracer in un Fazer 800 nuovo modello, quindi 4 cilindri in linea. Voglio mantenere come cilindrata 800, che secondo me è una buona via di mezzo come cilindrata. Magari se i tecnici Yamaha riescono a farli sviluppare qualcosina in più di 109 cavalli, tipo 120, non sarebbe male. E qualcosa più che 90 Nm di coppia, secondo me viene una bomba. I paramani fanno molto moto da viaggio. Proviamo dal VFR 800. Il semimanubrio al posto del manubrio. Anche la carena è stata un attimino imbrattata. Io direi di attenuare però anche questa linea verde, questa linea fluo che è troppo accecante. Avevo il caffè. Si è raffreddato. Quindi ragazzi vi presento la prima e unica Sport Touring della Yamaha. Sarebbe bello vedere un esemplare del genere sia 800 che 1000. Qui c'è il confronto tra il Tracer 900 e il nuovo Fazer 800. Non voglio screditare il Tracer, è una bellissima moto, non insultatemi nei commenti. Da oggi
inizierò a desiderare questa moto che non esiste, è una moto immaginaria che ho prodotto solo io. Con questo video è tutto. Se volete vedere altre modifiche su altre moto, io ho già qualche idea, scrivetemi nei commenti che ve lo farò. Ciao da Franco. Per dire a Yamaha che devono produrla, mi sa che dovrò tradurlo in giapponese. 新しいフェーザーを作ってください。 Atarasi Phaser o Tussete Terasai. Ok, non mi resta che aspettare. Ciao!